Ma è facile gestire un pino mugo a Roma in piena estate? Non credo, però io quest'anno voglio provarci. In questo video ti voglio far vedere come gestisco le mie piante in quest'estate molto calda, perché siamo partiti a giugno con quasi 40 gradi in questi giorni, quindi voglio andarti a far vedere come gestisco in primis il mio pino mugo e le altre piante che soffrono molto il caldo, e poi ti faccio vedere come ho spostato tutta la sistemazione delle altre. Partiamo quindi dal pino mugo, che come vedi sembra essere messo abbastanza bene, sta ricacciando anche molto da dietro, quindi ha risvegliato tante gemme. L'ho messo in questa posizione perché nella parte dietro sorge il sole più o meno, però è coperta da quel rosmarino, poi di lato ci sono i lecci, di qua c'è la rovere, e quindi il sole lo prende un po' dall'alto durante il giorno, ma più o meno è coperto tra un albero che c'è sopra e questi due. E poi, altra cosa importante, è che prende praticamente il sole solamente nel pomeriggio mentre cala. Poi, quindi in questa parte del giardino prende molta meno luce, ma poi se vedrò che magari la pianta ancora ha qualche difficoltà, andrò a coprire il vaso o con delle tavolette di legno oppure con della carta stagnola. Però tutto sommato mi sembra che la pianta stia bene e credo che qui stia molto meglio rispetto all'altra parte. Comunque annaffio spesso perché ho terricci molto granulari, come potete vedere. Poi qui ho spostato anche la rovere perché ho notato che lì in faccia al sole praticamente dovevo annaffiare tutti i giorni, perché sennò mi vedevo tutti i germogli rivolti all'ingiù per il caldo. Però come vedete dopo la potatura è ripartita alla grande e io sono molto contento di questa cosa. Poi qui vicino nella parte più ombrata ho questo cotogno giapponese che fa il fiore bianco, è molto carino, è stato regalato alla mia ragazza e io l'ho rinvasato in questo vaso blu che a me piace molto, e spero sia, col fatto che comunque è cresciuto molto durante quest'anno, tutta questa parte ha fatto, e anche il resto dei cacci, spero spinga tanto e diventi una bella piantina. Poi qui abbiamo questa mia rovere mame che vi ho fatto vedere tante volte, ma la state vedendo molto più in forma del solito perché ho cambiato tecnica con cui tenerla, soprattutto in questa estate molto calda. Se volete vi ci faccio un video ad hoc solamente per questo. E poi c'è questo piccolo Shitakusa che è praticamente seccato, purtroppo, perché comunque l'ho tolto da un vaso poche settimane fa, quindi non era proprio il momento migliore per farlo. Comunque, di queste piante, quindi le uniche che prendono il sole tutto il giorno sono questo leccio, che comunque sta benissimo e non ha assolutamente problemi di sole, e quest'altro leccio, che se vedete è esploso, nonostante l'abbia potato veramente una settimana fa. Cioè se guardate qui fa paura. E questo leccio sta qui in questa posizione tutto l'anno perché prende praticamente il sole perenne e sta benissimo. Altra pianta che prende il sole perenne è questa sughera, che però non penso di andare a potare di nuovo perché si ha ricacciato tanto indietro, se vedete laggiù, però non voglio andarla a stressare troppo. Se vorrà continuerà ad avanzare lei e poi l'anno prossimo io la riporterò totalmente indietro, però gli do il tempo di riprendersi, visto che comunque con le nuove cacciate non c'è andata molto pesante, quindi la lascio stare un pochettino che si riposa, tra virgolette. Ho visto comunque indietro da qualche parte che sta producendo delle gemme, la lascio fare. Ora ci spostiamo di qua, dove di solito metto le piante che prendono il sole totale praticamente, dove ci sono la mia filirrea che ho potato per la terza volta quest'anno e comunque sta veramente una bomba, che sta
perenne in faccia al sole. Poi al posto del pino mugo ho messo questa piccola sughera che avevo preso da Franchi Bonsai. Anche qui la sto lasciando correre in modo tale da farla radicare bene, e sotto io ho messo quest'altro vaso in modo tale che se dovesse esserci la possibilità o la necessità, le radici possono andare sotto e rimanere comunque fresche, idratate, e magari trattiene anche un po' di concime che viene dilavato. Comunque anche questa pianta sta molto bene e mi sta dando soddisfazioni, visto che è praticamente raddoppiata quest'anno. Poi abbiamo l'olivo, che è indescrivibile, è stato potato poche settimane fa, tanto avete visto tutti i video qui in alto a destra, e è esploso di nuovo. Lo lascio ancora un po' correre e poi dovrò potarlo di nuovo. Stessa cosa per l'olmo, praticamente è giunto il momento di fare la terza potatura quest'anno, non so più che cosa fargli, e questi ero indeciso se spostare l'olmo in una parte un po' più ombrata, però comunque sembra stare alla grande, quindi lo lascio così. Quest'altro leccio mi sembra stia bene, ho giusto questa vaga impressione che stia bene, non faccio altro che togliere cacci lunghi così in tutta questa parte dietro. Poi questo è il leccio che ho sostituito alla rovere, anche questo sta molto bene, anche qui sto sempre a levare nuovi germogli dal tronco, però sicuramente adesso è nel suo habitat preferito. E poi abbiamo l'olivastro, che sta una bomba come al solito, pieno sole, e sta ricacciando dappertutto. Sono andato a fare una bella potatura circa 2 o 3 settimane fa, ma poi pochi giorni fa sono andato ad accorciare un paio di rami, ovvero qui e qui, perché non mi piaceva come proseguiva il palco, e andrò praticamente a risistemare tutta la struttura con i nuovi germogli. Ora andiamo a vedere le altre piante, che sono quelle che ho spostato un po' di più, quindi dove stanno gli aceri, eccetera eccetera. Nel frattempo del tragitto mi fermo un attimino qui dal mio olivastro, che sto lasciando un po' correre, se vedete bene, sta andando alla grande, ho tolto tutto il filo, e una cosa in più rispetto alle ultime volte, qui ho notato che era secco il legno, quindi sono andato a pulirlo definitivamente, anche se poi tutta questa parte vorrei levarla perché fa veramente un brutto bozzo. Comunque questa prende il sole la maggior parte del giorno, tranne quando questa sughera gli fa ombra, e sta benissimo. Ha un terriccio veramente tanto granulare, ora è un po' bagnato perché l'ho annaffiata comunque ieri. E passiamo agli aceri. Questa parte di giardino è quella che prende il sole quasi solo la mattina. Qui c'è la piccola oliva che avevo sul balcone, che la sto lasciando qui che si riprende un po', il boschetto di lecci, rosmarino, acero campestre, cose così. Lì abbiamo l'olmo che avevo raccolto qualche anno fa e il biancospino. Anche qui c'è un altro leccio che avevo raccolto anni fa, che ho potato, ripotato, e mi sembra stia crescendo molto bene, calcolando che questo ramo è totalmente nuovo. Sono fiducioso. Poi lì giù c'è un piccolo cipresso da seme che mi è rimasto, sto lasciando sfogare il più possibile, infatti l'ho messo al sole totalmente. E ora invece vi giro dove stanno tutte le piante che hanno più bisogno di stare all'ombra. In questa ultima sezione di giardino infatti ci sono i pini da seme, gli aceri, quindi la maggior parte, a parte qualcuno che ho lasciato di là, quindi sono il tridente, che mi sembra stia benissimo, il bloodgood, il corallino, questo è il caramemiki, c'è questo bellissimo carpino che ho fatto da seme e sto portando avanti e mi piace da impazzire, poi desojo,
boschetto di cerri, Acero Arakawa, che sta crescendo alla grande e sto facendo delle operazioni piccole ma molto importanti. Poi magari ditemi se volete un video ad hoc. E altro boschetto. Poi di qua abbiamo queste due filiree, di cui questa sta molto bene. Ho risolto un problema che aveva, ovvero non scolava mai l'acqua perché non avevo tolto il sottovaso sotto. Ora sta molto meglio, infatti ha ricominciato a cacciare di più. Quest'altra invece sta molto male, però sto ancora cercando di capire se ha voglia di vivere oppure no. Questa era una radice dell'acero tridente e vediamo che cosa ne uscirà. Poi abbiamo la radice dell'olmo e gli altri due olmi raccolti, oltre a quello lì che l'ho spostato un po' più in ombra perché non se la passa granché bene. E poi basta, sostanzialmente qui c'è solamente una pianta di carruba che non vi ho mai fatto vedere, ma che non so se provare a trasformare in bonsai. E tutto sommato basta. Lì giù, non so se le vedete, ci sono le talee di acero tridente, che sono veramente tante, e penso che ho trovato una giusta sistemazione per tutte queste piante. Spero che magari qui si riprendano un pochettino. L'acero che ha subito di più è stato questo qui, un po' perché stava in una posizione un po' scomoda in cui strusciava molto le foglie su un'altra pianta e quindi si sono rovinate, però vedete i germogli nuovi come stanno. E comunque era una zona un po' particolare, invece ora credo stia molto meglio. Volevo fare la margotta qui, però sto aspettando, sia perché questo ramo se la passa abbastanza bene, però un po' mi perplime, sia perché comunque la voglio far radicare bene, quindi ho bisogno di spinta. Poi magari l'anno prossimo vado a fare una bella margotta qui e la abbatto totalmente, in modo tale che questa qua sopra può diventare una pianta intera per piantarla in giardino o altro, e quella sotto invece diventa un bonsai. Tra l'altro stavo pensando anche di togliere di nuovo lo scotch al caramemichi e rimetterlo, però non lo so, sono indeciso se aspettare oppure no. Per quel carpino aspettatevi un video ad hoc più avanti, perché sto preparando un video proprio in cui ve lo mostro nel suo percorso di un anno intero, ed è una cosa veramente interessante secondo me. Stessa cosa sto facendo per l'acero de socio, che adesso non sembra, ma è cresciuto veramente tanto. Detto ciò, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente le piante che magari poi vedrò in sofferenza andrò a coprire i vasi con dei panni scuri in cotone oppure coperture in legno, poi vedrò. Le annaffio queste qui all'ombra ogni 2 giorni, come ho sempre fatto, quelle più al sole anche tutti i giorni in base a quanto fa caldo e quanto vento caldo c'è. E se avete degli altri consigli scrivetemeli con un commento, condividete il video, mettete mi piace, tutto quello che volete, e noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai! E controllate il canale perché a volte faccio uscire dei video in mezzo alla settimana. Alla prossima!